Bentornati sul canale, io sono Kiki e nel video di oggi vediamo le differenze tra la pittura con gli shade e senza e i motivi per cui non li utilizzo più nella mia pittura. Con delle semplici miniature del gioco da tavolo Hellboy vedremo in quali occasioni è meglio utilizzarle e in quali no, e quale potrebbe essere un buon compromesso. Se l'argomento vi interessa e vorreste più video come questo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e lasciate un like per sostenere il canale. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo subito! Chi mi segue dall'inizio avrà notato che nei primi tutorial, così come anche in questo video, io utilizzavo sempre gli shade. Per chi non avesse dimestichezza con gli strumenti, ricordiamo che gli shade sono delle lavature colorate, che possono essere stesi sui colori già asciutti e che servono per mettere in risalto i recessi. I punti di forza, ma anche i punti deboli di questi prodotti sono tanti. Nel video di oggi quindi cercherò di illustrarvi quali sono i punti di forza, quando possono essere utilizzati e quando danno appunto un valore aggiunto alla miniatura e quando invece tendono a penalizzarci, tendono a farci perdere tempo e quindi potrebbero essere un passaggio del tutto saltabile. Vi farò vedere anche lo stesso risultato sulla medesima miniatura utilizzando gli shade oppure non utilizzandoli. Mentre stendiamo i colori base di questa prima miniatura, partiamo con il dire che lo shade si utilizza per scurire i recessi, ovvero le parti più nascoste e concave delle miniature, mai per schiarirle. Proprio per questa sua natura, essendo più liquido di un colore normale, cola nei recessi e quindi nelle zone che dovrebbero essere più in ombra. Ne esistono di diverse marche, dai più conosciuti Citadel molto liquidi a quelli leggermente più gelatinosi come i The Army Painter o i Green Stuff World. Se vi interessa capire meglio la consistenza di questi ultimi, ho fatto un video a riguardo, ve lo lascio qui. Una volta steso il colore di base e lasciato asciugare, lo shade va steso con un pennello adatto, anche non specifico per shade, dato che non ha nessuna caratteristica particolare, se non il fatto di essere grande e con setole capaci di trattenere una buona quantità di prodotto. Va steso sull'intera miniatura se si vogliono creare recessi dello stesso colore sull'intero soggetto, oppure in modo più preciso, per sezioni, variando anche il colore dello shade. Si potrebbe magari usare uno shade verde scuro per abiti verdi, uno rosato o marrone per la carnagione e uno nero per le parti dorate. Nelle mie miniature ho usato molto spesso uno stesso colore di shade sull'intero soggetto per una maggiore coerenza cromatica, ma non è il caso di questo esempio. In caso si scelga di usarne più di uno, è importante applicarli con attenzione, o meglio aspettare che se ne asciughi uno prima di stendere quello adiacente per evitare che si mischino. Una volta applicato e lasciato asciugare, si può decidere come procedere e se procedere. Se il grado di pittura desiderato è per così dire da battaglia, si potrebbe anche pensare di lasciarle così, con solo colore base e shade. Altrimenti si può procedere come stiamo vedendo nel ripulire alcune zone, soprattutto quelle più esposte e luminose, per sistemare l'aspetto generale della miniatura. Per via dello shade apparirà inevitabilmente più scura, piatta e spenta rispetto all'inizio. Quindi, utilizzando i colori usati prima e poi schiarendoli per un'ulteriore spinta, rinvigoriamo i colori, cancellando parzialmente l'effetto dello shade, evitando ovviamente i recessi. Personalmente trovo che anche per miniature da gioco la finitura irregolare e sporca non sia piacevole, ma in questo caso si tratta di gusto personale. Questo quindi potrebbe essere il risultato di uno shade più un leggero lavoro di ripulitura. Il risultato si adatta perfettamente alla qualità da gioco, ma il passaggio dello shade tra asciugatura e ripulitura sicuramente non snellisce la pittura. Vediamo quindi come potremmo ottenere un risultato migliore senza usare gli shade. Dovremmo partire da colori molto più scuri che fungeranno da ombre. Con il colore che abbiamo usato come base prima, andiamo a illuminare le aree più esposte e creare il tono intermedio. Lasciamo scure le aree più nascoste di ombra e ovviamente i recessi. Al momento non è importante preoccuparsi degli stacchi perché ci penseremo fra poco. La pittura dovrà essere usata sufficientemente diluita da scorrere bene, ma coprente, anche facendo 2 strati se necessario. È importante lasciarsi dietro uno strato di colore che non lasci intravedere il colore sottostante prima di passare a quello più chiaro. Aggiungiamo un ulteriore tono di luce e poi, delicatamente, creando dei toni intermedi tra quelli usati, sfumiamo gli stacchi.
Seguiamo lo stesso processo anche per gli altri elementi che compongono la miniatura. I vantaggi di questo procedimento, oltre a farci ottenere un risultato migliore che vedremo alla fine, permette anche di dipingere senza tempi di attesa di asciugatura dello shade e soprattutto permette di ottenere un risultato molto più pulito e definito. Questo quindi è il risultato finale e se lo paragoniamo a quello ottenuto tramite shade, notiamo che la differenza di pulizia e definizione è netta. Gli shade si adattano molto a superfici texturizzate e danno il peggio su superfici lisce e tessuti, quindi ora proviamo con quest'altra miniatura che ha entrambi questi elementi. Ho creato per ogni elemento una base di colore coprente e ora possiamo decidere di usare lo shade. Lasciamo asciugare i colori e siamo pronti. Cominciamo subito a notare come l'effetto su superfici lisce sia davvero sgradevole. Se prima le pieghe del tessuto nascondevano un po' la cosa e potevano starci nel contesto di uno zombie, su superfici come queste è proprio evidente che non sia una soluzione ottimale. A questo punto, quindi, per darle un aspetto migliore, dovremmo fare quanto visto prima per ripulire le singole zone e ridare volume alle parti, oltre che un po' di vigore ai colori. Vediamo quindi con una miniatura molto simile come possiamo ottenere un risultato migliore e che valorizza superfici lisce, drappeggi e non solo. Partiamo da base coprente come prima, scegliendo come colori quelli che vorremmo vedere nelle ombre della nostra miniatura. Schiariamo quindi le aree seguendo la regola di prima del mezzotono, della luce e poi sfumando con piccoli punti di colore intermedio e con un pennello scarico di colore le varie aree. Lo facciamo ovviamente per ogni elemento, dai muscoli al mantello. Con questo metodo impareremo anche via via a dipingere con maggiore consapevolezza e controllo del pennello. Come possiamo notare, le differenze sono enormi, anche su miniature così semplici e, diciamocelo, neanche particolarmente accattivanti. L'ultimo esempio che vi voglio portare per l'utilizzo dello shade, ma in modo più consapevole e moderato, è con questo soldato zombie, o scheletro, qualunque cosa sia. Nonostante i vestiti bizzarri che avrà, vi voglio mostrare questo esempio perché rappresenta un compromesso tra le tecniche precedenti. Ho quindi dipinto i vestiti senza shade, partendo da colori scuri, e lumeggiando poco alla volta come visto prima. Idem per quanto riguarda la pelle e il cappello. Per quanto riguarda invece le parti metallizzate, composte da una superficie texturizzata, ho optato per lo shade, che colerà facilmente nei piccoli recessi mettendoli subito in evidenza. Per superfici come queste, lo shade è ottimo per un risultato veloce e di effetto. In ultimo, stendendolo con la punta di un pennello preciso, l'ho applicato come fosse un colore scuro per evidenziare alcuni recessi sottili nella parte bassa del cappello per creare un'ombra non troppo coprente e negli incavi del cranio. Io personalmente non lo utilizzo più nella mia pittura perché cerco sempre un effetto pulito e rifinito e lo shade non mi aiuta in questo senso. Se l'effetto voluto è un altro, allora è un ottimo prodotto, soprattutto per chi magari inizia e non sa bene come piazzare le ombre. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali di questi approcci utilizzate di solito nella vostra pittura, con, senza o parzialmente. Non vedo l'ora di leggere le vostre risposte. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo, ma fino ad allora siate creativi!